Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa live serale. Benvenuti in questa live serale per parlare dell'imprinting, l'imprinting relativo al tradimento, perché l'imprinting relativo al tradimento cosa produce? Produce degli effetti, diciamo, potremmo dire collaterali, nel senso che chi ha vissuto un imprinting legato al tradimento in qualche modo mette il tradimento in modo attivo o passivo al centro della sua vita. Tanto saluto a Francesco, Paglionico, Raffaella, mette il tradimento al centro della sua vita e ne fa un qualcosa di, diciamo, il tradimento diventa veramente significativo, un elemento significativo della vita. Intanto saluto Wonder Roby e mentre la saluto mi infilo un dito nell'orecchio. Wonder Roby, iscrivetevi al canale di Wonder Roby. Saluto Papa. Saluto Wonder Roby e istintivamente, non so, è venuto a infilarmi un dito nell'orecchio, non so. E l'orecchio era al destro, ma anche me lo filo anche nel sinistro. Comunque, allora, intanto quando è che si verifica l'imprinting sul tradimento? Beh, intanto diciamo quando il genitore buono ci tradisce. Quindi tutte le persone che hanno vissuto il tradimento da parte del genitore buono sono di fatto persone egocentriche. E quindi qua è importante capire intanto da chi cavolo hai vissuto sto tradimento, perché l'hai vissuto da un genitore, diciamo, di sesso opposto o l'hai vissuto da un genitore del tuo stesso sesso? Insomma, chi era il genitore buono? Era di sesso opposto o era del tuo stesso sesso? Perché è evidente che se era di sesso opposto, come dire, il tradimento è molto più, la percezione del tradimento è molto più legata alle relazioni sentimentali, affettive. È evidente che diventa veramente il nucleo centrale. Può essere il nucleo centrale anche se il tradimento può essere anche il nucleo centrale, anche se il tradimento l'hai vissuto da un genitore dello stesso sesso. Per quale motivo? Perché se hai vissuto il tradimento da genitore dello stesso sesso, tenderai a percepire, oh Rossella, Rossella, tenderai a percepire sia il tradimento da parte degli amici, ma tradimento da parte degli amici vuol dire che sarai molto sensibile al fatto che gli amici possano fregarti l'uomo o la donna del tuo stesso sesso. Quindi è diverso il fatto se abbiamo vissuto il tradimento, se il genitore è buono, quello che ci ha tradito era del nostro stesso sesso o era di sesso opposto. Perché intanto parliamo di una relazione etero, ovviamente, per la relazione omo tutto cambia, diciamo, si inverte. Se il tradimento l'hai vissuto da parte del genitore di sesso opposto, sarai sensibile a oggetti di desiderio che ti tradiscono e tu tradirai anche, perché vedremo che questo tradimento avviene sia in forma passiva che in forma attiva. Se invece il tradimento l'hai vissuto da parte del genitore dello stesso sesso, Giorgio Perkins, se invece il tradimento l'hai vissuto da parte del genitore dello stesso sesso, allora subirai, diciamo, il fascino di amici che ti tradiranno, soprattutto fregandoti la donna o fregandoti l'uomo. Quindi sarai soggetto, diciamo così, a persone che in qualche modo ti tradiranno come a suo tempo ti ha tradito il tuo genitore dello stesso sesso. Ma ora poi questo tradimento si può sviluppare in un senso e nell'altro. Perché? Perché se tu hai vissuto, supponiamo, prendiamo l'esempio di una persona che abbia vissuto il tradimento da parte del genitore di sesso opposto, quindi per una donna il padre, per un uomo la madre.
Ecco, questa tipologia di persone qua, come si comporterà? Intanto a livello logico-razionale temerà il tradimento, avrà paura del tradimento e ogni volta che abbiamo paura del tradimento si innescano meccanismi difensivi e questi meccanismi difensivi che si innescano cosa producono? Producono che da un lato tenderai, diciamo, ti innamorerai di persone che ti tradiscono fondamentalmente, quelle lì saranno le persone trasgressive. Ecco, diciamo che la soluzione finale qual è? Ti relazioni con persone istituzionali che tradisci e ti innamori di persone trasgressive che ti tradiscono. Questa è la definizione finale, cioè ti innamori di persone trasgressive che ti tradiscono e ti relazioni con persone istituzionali che tu tradisci. Questo è come si sviluppa, quindi ti sposerai qualcuno che tradirai, per fare un esempio, ma ti innamorerai, che tradirai con chi? Con qualcuno che ti tradirà. Questo è come dire, questo è il cerchio che si chiude, insomma. Questo perché ha vissuto il tradimento da parte, perché ha vissuto il tradimento da parte del genitore di sesso opposto. Lady Elvira, buonasera Lady Elvira, ciao Lady Elvira. Quindi funziona in questo modo. Oh, Don Matteo, tradimento da parte di nonno. Don Matteo, io lo so tu da che l'hai subito il tradimento, ricordati che io so, Don Matteo, io so. Ora non lo dico pubblicamente, Don Matteo, ma io so. Comunque quindi il gioco è questo, no? Cioè le persone istituzionali, se hai vissuto il tradimento, no, Don Matteo, non posso dire. Se tu hai vissuto il tradimento, no, ma io dico come imprinting a Don Matteo, no, beh, le donne ti hanno tradito tutte, questo sì, però io dico l'imprinting, Don Matteo, no, beh, le donne ti hanno tradito tutte, questo non ti preoccupare, no, ma io sto parlando di imprinting, Don Matteo, di imprinting. Pure la compagna dell'elementare, Don Matteo, a suo tempo ti aveva tradito. Però, tornando al discorso, tornando al discorso precedente, quindi è ovvio che questo avviene a diversi livelli e dovremmo imparare a liberarci da questo turbamento, perché se non ci liberiamo da questo turbamento, praticamente saremo costretti a tradire e essere traditi. Però il problema è che noi vivremo queste situazioni in modo, come dire, tensionale, perché da un certo punto di vista avremo i sensi di colpa a tradire, e le sofferenze a essere traditi, cioè avremo i rammarichi. Quindi questo è quello che avviene per chi viene tradito dal genitore di sesso opposto, quindi tenderà a tradire la figura istituzionale e tenderà a essere tradito dalla figura trasgressiva. Se invece una persona il tradimento l'ha vissuto da parte del genitore dello stesso sesso, cosa succederà? Succederà che avrà degli amici o delle amiche che in qualche modo andranno a insinuare il compagno o la compagna oppure una persona che gli interessa. Cioè tu hai conosciuto uno, fa un esempio, appena conosciuto e c'è subito dire questa persona qua che interagisce con te, ma interagisce, la tua amica, per dire, interagisce anche con questa persona e tu entri praticamente non volendolo in competizione con questa amica che tu percepisci come traditrice, ma non riesci a mandarla a stendere però, perché è qualcuna che comunque rappresenta il tuo genitore dello stesso sesso che ti ha tradito. E quindi entri tu in conflitto, diciamo, rivivi questo tipo di sofferenza, quindi tendi ad agganciarti proprio a situazioni, tendi ad agganciarti proprio a queste situazioni.
Esatto, tradimento da parte del padre implica che si tradisce e si viene traditi, è inevitabile per una donna. Tradimento da parte di madre per una donna significa che se il tradimento avviene da parte di madre, che avrai delle amiche che in qualche modo ti tradiranno, tradiranno le tue aspettative. Ora, è evidente che questa situazione può essere a diversi livelli, l'imprinting può essere a diversi livelli e dobbiamo imparare a superarlo. A superarlo perché, come dire, è comunque un qualcosa che condiziona negativamente la nostra vita, ci fa fare delle scelte, ci fa fare comunque delle scelte sbagliate, delle scelte che vanno a condizionare comunque la nostra vita non in modo positivo, perché se uno dice se la cosa fosse positiva, ma invece viene vissuta in modo negativo, viene vissuta in modo negativo. E allora, come si sblocca questo imprinting? Beh, intanto, come tutti gli imprinting, diciamo così, che cos'è? È energia compressa fondamentalmente. No? L'imprinting rappresenta energia compressa. Rappresenta un po' la partita del cuore che noi abbiamo giocato a suo tempo e abbiamo perso. Questo, ecco, possiamo vedere veramente questa metafora della partita del cuore. Massimo si è vestito da mago Telma. No, ma io sono il mago Telma. Don Matteo è il mago Telma che si traveste da me, non sono è il mago Telma che si traveste da me, Don Matteo. Oggi a Carnevale il mago Telma si è travestito da me. Io l'avevo conosciuto Telma, comunque di Genova, sai, Telma. Vabbè, poi adesso qua non posso dire delle cose perché sono pubbliche. Poi una volta Don Matteo, quando ci vedremo in intimità, diciamo, ci vedremo in intimità, caro Don Matteo, ti racconterò delle cose. Adesso qua pubblicamente non si possono dire. Comunque, Don Matteo, quando ci vedremo in intimità, ti racconterò. Oh, ecco la bellissima Wonder Robbie. Mi ha scritto un tuo follower, un follower carino che conosco, che lo hanno bannato, sbloccato. Ecco, ma mandamelo. Aspetta un po' se riesco ad aprirlo. Se no, mandamelo su WhatsApp, sto coso. Vediamo se riesco ad aprirlo. Perché io non. Dunque, vediamo un po'. Ok. Sto cercando di sbloccare l'utente, se non mi vedete più, ma dovrebbe essere sbloccato adesso. Ok, Wonder Robbie è sbloccato, è sbloccato. Digli che se scrive gli diamo anche la chiave. No, comunque l'ho sbloccato già, Wonder, già a posto, sbloccato, sbloccato. Digli se scrive gli do la chiave, così non lo bloccano più. Allora, comunque, se lo conosci che è affidabile. Comunque, ecco, quindi tornando al discorso precedente, come facciamo a uscire fuori da questa. Come facciamo a uscire fuori da questa situazione? Allora, per uscire fuori da questa situazione dobbiamo fare delle cose. Allora, la prima cosa che dobbiamo imparare a fare per uscire fuori da questa situazione è quella di la prima cosa che dobbiamo fare è quella di entrare in contatto nuovamente, rigiocarci questa partita del cuore. Perché la partita del cuore, dicevo, è quella che ha generato l'imprinting e noi continuiamo a rigiocarla nel modo sbagliato perché la rigiochiamo con la volontà logico-razionale di vincerla, ma con la volontà emotiva di perderla. Con la volontà emotiva di perderla. Quindi ci sono due modalità per sbloccare l'imprinting. O andando a interagire, a chiarire, a sbloccare la situazione, diciamo così, con il genitore di sesso opposto, col genitore dello stesso sesso. Quindi, come dire, e questo posso fare.
Allora, il tradimento che cosa genera? Il tradimento genera diffidenza. Il tradimento genera diffidenza. In tutti i sensi genera diffidenza. E la diffidenza genera competizione. E la competizione genera che ti agganci proprio su queste situazioni. Quindi le due modalità sono o andare a interagire con il vecchio, diciamo, genitore, tra virgolette, quello che ti ha tradito. In realtà non è il genitore di oggi, ma il genitore di ieri, e tu non sei la persona di oggi, ma sei il bambino o la bambina di ieri. Quindi devi farlo in una sorta di meditazione. Ma la cosa più semplice è agire direttamente. Beh, se non ci sono più monache di Monza, puoi farlo tranquillamente con una fotografia. Puoi farlo tranquillamente con una fotografia. Devi ritirare fuori quel pathos. Praticamente ti metti la fotografia, supponendo che sia tuo padre, di tuo padre davanti, e ti vai a ritirare fuori il pathos del tradimento che tu hai vissuto. E poi una cosa che devi fare è, diciamo, ma fatto sul serio, giustificare questo tradimento, perché comunque il genitore si sarà allontanato da te per tanti motivi, ma comunque il motivo vero è che anche se l'ha fatto, diciamo, non devi riconoscergli il dolo, perché il tradimento nasce soltanto se tu riconosci il dolo del genitore che l'ha fatta apposta per ferirti. Sono rare le volte in cui un genitore fa apposta per ferire. Un altro modo invece è quello di rivolgerti direttamente a una situazione attuale, cioè quando inizierai una nuova relazione, incontrerai una nuova persona, in qualche modo dovrai cercare di manifestare fiducia profonda verso questa persona. Se tu riuscirai a manifestare, perché qual è l'antidoto? Dicevamo che il tradimento genera diffidenza. Qual è l'antidoto della diffidenza? È la fiducia. Quindi quello che manca di solito in queste situazioni è la fiducia. Quindi se tu riesci a, diciamo, quando inizierai una nuova relazione, cercando di iniziarla con la persona giusta, però a dimostrare fiducia. Beh, certo che il genitore tradisce, Terra Piattaro, tradisce le tue aspettative. Beh, il tradimento può essere percepito in tanti modi, Terra Piattaro, cioè un bambino di 5 anni o 6 anni o 7 anni che il genitore, perché lavora, prima lavorava di meno, poi ha cambiato lavoro, va a lavorare, lavora di più, per dire, non ti dà l'attenzione che ti dava prima, tu lo percepisci come un tradimento. Oppure un genitore che prima ti dava sempre retta, si prendeva cura di te, poi si fa l'amante, per dire, e allora, come dire, dà meno attenzione a te, dà più attenzione all'amante. Oppure un genitore che ne so, gli viene una malattia e quindi deve curarsi e dà meno attenzione a te, insomma, possono essere infinite le motivazioni per cui tu percepisci il tradimento. Devi tenere presente che il bambino ha una percezione diversa dalla persona adulta, è una percezione molto diversa rispetto alla persona adulta. Se non hai mai conosciuto i tuoi genitori, beh, a qualche adulto significativo l'avrai conosciuto, però Terra Piattaro, perché una caratteristica dell'essere umano è quello che nasce prematuro. L'essere umano nasce prematuro significa che tu non è che appena nato da solo potevi come dire, sostenerti da solo. Se non sono stati i tuoi genitori naturali, avrai proiettato, saranno stati i tuoi nonni, saranno stati i genitori adottivi, sarà stato qualcuno dell'orfanatrofio, qualcuno sarà stato che si è preso cura di te. E lì vai a proiettare. Oh, abbiamo Tania Grandi che oggi è solo 86 centimetri, però l'abbiamo abbassata a Tania Grandi all'altezza di 86 centimetri. Ebbene, i nonni vanno benissimo, certo vanno benissimo anche i nonni. I nonni diventano un surrogato dei genitori poi alla fine. Eh, Tania Piccoli, è alta, ma no, Tania Grandi è veramente nana, io l'ho vista a Milano, è veramente nana Tania Grandi, sarà alta 1,42 m forse. Comunque, proprio nana, nana.
Raffaella, Tania Nana, tutta Tania. Tania Nana, tutta Tania. Sì, sì, sì. Comunque sia, comunque sia, noi dobbiamo cercare di... abbiamo queste due possibilità: o andiamo a rivisitare, diciamo così, ristrutturare l'imprinting del passato, o mettiamo l'antidoto in una relazione attuale. È ovvio che sarebbe meglio mettere l'antidoto in una relazione che inizia per il verso giusto, diciamo così, no? Per dare fiducia, perché noi di solito temiamo e viviamo sempre le relazioni con diffidenza. Cioè, se sei donna e sei stata tradita da tuo padre, sarai diffidente verso gli uomini. Se sei uomo e sei stato tradito da tua madre, sarai diffidente verso le donne. Se sei donna e sei stata tradita da tua madre, anche qua sarai diffidente verso le donne. Cioè, il sesso dei genitori che ci ha tradito diventa il sesso verso cui proviamo diffidenza. E allora, siccome questa diffidenza in realtà è una... Vabbè, sì, ecco, può essere anche quello, ma le motivazioni possono essere infinite. Può essere un fratello che nasce che distoglie l'attenzione dai tuoi. Nell'identificazione omosessuale è tutto il contrario, cioè il genitore dello stesso sesso è uguale. Cosa cambia? Non cambia niente. L'identificazione è la stessa, soltanto che uno diventa l'oggetto di desiderio e l'altro no, cioè non è un problema. Non cambia assolutamente niente a terra piattaro, è tutto uguale. Quindi cosa vuol dire? Cioè, ma non importa, ecco, non importa se dopo aver dato fiducia viene nuovamente tradito, Angela, non importa, perché se tu dai veramente fiducia e dai veramente fiducia, sblocchi l'imprinting. Non vuol dire, se tu sblocchi l'imprinting, non diventa più un qualcosa per cui ci soffri. A quel punto lì, se una persona ti tradisce, una volta che hai sbloccato l'imprinting, dirai: poverino, non sa quello che si è perso. Un coglione di meno e ne trovo un altro. E tra l'altro non sentirai neanche più tu l'impulso di tradirti. Emma, io adesso vedi, ti urlerei dietro: non possono tradirti entrambi! Non possono, uno è il genitore cattivo. Il cattivo non ti può tradire. Il cattivo non ti può tradire, Emma, non ti può tradire. Il genitore cattivo, come fa a tradirti? Ti può tradire solo quello buono, quello cattivo è già il tuo nemico. Come fa a tradirti un cattivo? Non ti può tradire il tuo nemico. Comunque vogliamo non essere traditi, non per quella persona, perché cerchiamo la stessa risposta emotiva. Sì, esatto, cerchiamo la stessa risposta emotiva, però per sbloccare questa risposta emotiva, dobbiamo mettere l'antidoto. L'antidoto è o come dire, rivisitare la situazione dell'epoca e quindi giustificare il torto ricevuto dal genitore, disinnescare la mina lì, o disinnescarla da adulti, diciamo, sostituendo la diffidenza con la fiducia. Sostituendo la diffidenza con la fiducia. Esatto, il genitore cattivo non ti può tradire. Come fa a tradirti? Come se tu sei in guerra con qualcuno, il tuo nemico non ti può tradire, il tuo nemico non ti può tradire. Poi, ecco, una volta che uno dà veramente fiducia, almeno una volta, diciamo così, dà veramente fiducia col cuore, dice: ma se ti tradisce di nuovo, ma non diventerà un evento significativo, perché l'evento significativo, no, diffidenza con la fiducia è difficile, no, esatto, devi fare un atto di coraggio. Anche qua le soluzioni sono sempre due: o un'azione comportamentale fatta da adulti, cioè un atto di coraggio. Questo è per Rossella. Rossella, sturati le orecchie! Rossella, sturati le orecchie! O fai un atto di coraggio nella vita e dai fiducia. Nel momento in cui tu dai fiducia, vai a sbloccare completamente la diffidenza che avevi, perché la fiducia è l'antidoto della diffidenza.
Poi a quel punto lì, se tu hai dato veramente fiducia, paradossalmente, anche se vieni tradita, non ti fa più effetto, perché dirai: un coglione che mi ha tradito, ne troverò un altro, ma non ci sarà più quel legame sul tradimento. Non so se mi sono spiegato. È ovvio che l'atto di coraggio richiede un atto di coraggio. L'atto di coraggio è un atto di coraggio che devi fare nella tua, diciamo, nella tua relazione attuale. Invece, l'altro modo è andare indietro nel tempo. Abbiamo il Domenico Barone, dottor Domenico Barone. E troverò un altro di quello che mi tradisce. No, ma a quel punto lì non diventa più un imprinting, capisci? Noi diamo valore a tutto quello che è un imprinting, perché, ad esempio, se una persona ha subito una profezia genitoriale che la sua vita sentimentale andrà male, ogni volta che gli va male una relazione, anche se dopo 5 anni magari ha vissuto una relazione di 5 anni, quando gli va male quando questa relazione va a finire male o finisce, diventa un patatrac, cioè diventa una questione di stato. Se invece tu non hai vissuto questa profezia, non hai questo imprinting, fa parte della vita il fatto che una relazione finisca, cioè è naturale, non ti vai ad accanire. Ecco, la differenza è che non ti vai ad accanire, non vai ad accanirti. Perché se tu andassi ad accanirti, è l'accanimento che porta, cioè l'accanimento, la coazione a ripetere, quella che porta la situazione. Beh, sì, ne fai un patatrack, sembra che sia un patatrack, sembra che, cioè, nel momento in cui tu hai subito un imprinting genitoriale, un genitore che ti ha detto tutte le relazioni ti andranno male perché sei uno sfigato, sei una sfigata e non ti trovi neanche uno straccio d'uomo, neanche uno straccio di donna che possa, come dire, sopportarti per dire perché tutti ti lasceranno, ti fanno questa profezia. Tu ogni volta che ti lascia qualcuno, anche se fa parte del corso naturale degli eventi della vita, per te è un come dire, chissà cosa è successo, no? D'altra parte tutto inizia, tutto finisce, però se tu hai vissuto quella cosa lì, sei molto sensibile su quella cosa lì. Come dire, e farai in modo che ti capiti e darai una valenza negativa a tutto, no? E il giudizio che tu darai sarà negativo. Se uno gli hanno fatto una profezia, un imprinting sulla sfortuna, che crede di essere sfortunato, ogni evento che gli capita, ogni piccolo contrattempo che gli capita, penserà che l'universo ce l'ha con lui o ce l'ha con lei. Perde il treno e cavolo, viene giù il mondo. Perde, che ne so, l'aereo, mamma ho perso l'aereo, perde l'aereo, viene giù il mondo. Ma anche nelle cose, e si andrà a cercare le situazioni, diciamo, sempre più negative possibili, in modo tale da ottimizzare la possibilità che gli capiti qualcosa. Cioè, se ne andrà in giro di notte per i vicoli di Genova, diciamo così, da solo, sventagliando il portafoglio in mano, cioè, e poi qualcuno lo rapinerà, gli ruberà il portafoglio e lui attribuirà alla sfortuna il fatto che gli hanno rapito il portafoglio, rubato il portafoglio, il fatto che l'universo ce l'ha con lui, ma cioè, lui è andato a cercarsela, insomma, la cosa. Toglietemi questo J, c'è un troll, lo tolgo io. Ok, l'avete tolto. Questo qua dice. No, perché per 10 secondi? Nascosto. Ok, non toccate più niente che adesso è nascosto. Non toccate più, sei brutto, ma sto JJKK sarà il mostro di Loch Ness in confronto sarà molto più bello di questo JJKK. E il peccato non è così brutto, questo JJKK. Sti troll sono proprio dei minchioni, io non lo so, cioè, veramente, adesso, cioè, hanno proprio il cervello di una rana morta i troll, anzi, una rana morta ha un cervello più grande di quello dei troll, perché io non, veramente, sì, sono veramente minchioni, ma cioè, che senso ha? Disperdono energie
disperdono energie per andare a... Oh, brava Catwoman, digli che sono bellissime, brava. Poi detto da Catwoman che è una super gnocca Catwoman. Bene, tutta invidia, tutta invidia. Una frustrazione per te l'attenzione. Comunque è interessante, haters, è interessante questo. Sono diventato padre a 18 anni, oggi ne ho 50 e ho 5 figli, 3 maschi e 2 femmine e mi adorano. Vabbè, bravo Terapiattaro, bravo. Hai prodotto anche per me, anche per me e Don Matteo. Hai prodotto anche per me Don Matteo. È bellissimo quel peccato. Ma no, figurati se c'è ancora. I figli l'adorano, la moglie lo odierà. Diciamo la cosa come sta, i figli lo adorano, ma la moglie è naturale che la moglie lo odierà. Non è possibile che Terra Piattaro, dopo che gli ha fatto fare 5 figli, la moglie deve odiarlo per forza. Diciamo le cose come stanno. La Canetti, dito nell'orecchio, dov'è la Canetti? Sarà con Papella, esatto, c'è la moglie che odierà il terrapiattaro, per forza. Secondo me si è inventati i figli. No, come in che senso se ne è inventati? Nel senso che li ha fatti un altro? Dici che il terrapiattaro non ha contribuito a fare i figli, li ha fatti un altro al posto suo? Non lo so. Catwoman, ciao Cat. Beh, no, qualche figlio l'avrà fatto pure lui, dai. Su 5, secondo me, almeno 3 sono di Terra Piattaro. 2 o 3 sono di Terra Piattaro, dai. Grande Terra Piattaro. Poi come si chiama? Terra Piattaro, com'è che ti chiami? Come ti chiami, Terra Piattaro? È bugiardello, non ha figli. Vabbè, non lo sappiamo. Comunque. Allora, comunque, è importante, Attilio Oliva, sono tutti miei. E 25 centimetri, vabbè, Terra Piattaro, 25, bravo Terra Piattaro. Si chiama in realtà Rocco, si chiama Rocco, Terra Piattaro è Rocco sotto le mentite spoglie, Rocco Oliva, Rocco Oliva. 2,5. No, ma questa cosa qua è che gli uomini, no, hanno le misure, pensano che questo sia 20 centimetri. Quello che diceva una, ma gli uomini hanno, non sanno misurare bene perché pensano che questo sia 25, sia 20 centimetri. Pensano che questo sia 25 centimetri. No, vabbè, ma è un tarocco evolutivo. Le misure degli uomini, dici così, sono fra 25 centimetri. Comunque, andiamo avanti con il discorso. Quindi è importante fare che cosa? È importante riuscire a 25 pollici della televisione. È importante riuscire a inserire la fiducia all'interno di una relazione, perché quello che manca è la fiducia. Quindi o lo fai a livello comportamentale. Quando parlo di livello comportamentale parlo del tempo presente. Quando parlo di imprinting parlo del tempo passato. Quindi o vai come dire, nel tempo indietro a riconoscere che il genitore che ti ha tradito non l'ha fatto per dolo, ma l'ha fatto per non l'ha fatto per dolo, ma l'ha fatto per difficoltà sua, e devi riconoscere praticamente questa cosa, oppure devi interagire nella vita da adulti iniziando una nuova, se inizia una nuova relazione o qualcosa del genere, inserendo la fiducia al posto della diffidenza. E qua dipende appunto, maschio o femmina, dipende dal sesso del genitore. Se tu sei donna e sei stata tradita da un uomo, la diffidenza ce l'avrai verso i soggetti maschili.
e quindi, come dicevo prima, tradirai e sarai tradita. Tenderai a tradire le figure istituzionali e ad essere tradita dalle figure trasgressive. Se invece sei donna e sei stata tradita da tua madre, tenderai ad agganciarti a situazioni, a delle amiche che in qualche modo ti tradiranno. Oppure tu potresti tradire la tua amica in che modo? Potresti tradire la tua amica fregandogli o andando a letto con il suo uomo, o fregandogli il suo uomo, perché le due cose possono avvenire sia in modo passivo sia in modo attivo, cioè il tradimento può essere subito o può essere somministrato e normalmente accadono entrambe le cose, si subiscono e si somministrano. Quindi nella situazione in cui sblocca René Leconte, ma io sblocca, come faccio a sbloccare René Leconte? Se non mi mandano il link non posso sbloccare nessuno. Allora, devono mandarmi il link. Ma chi è che blocca così? Se mi mandano, mettete il link qua e lo sblocco. Dovete mettermi il link del canale, se no non riesco a sbloccare. Se non mi mettete il link del canale, se mettete il link del canale lì, riesco a sbloccarlo. Ma chi è che blocca? Oh ragazzi, moderatori, non bloccate Amuzzo, chi è che blocca? Sblocca René, mandatemi il link di René. Oh, ma siete in grado di mandare un link di sto René? Se mi mettete il link lì lo sblocco. Ma invece di dormire e dire chi ha bloccato e chi non ha bloccato, mettete il link, no? Siete in grado di mettere il link lì. Se mettete il link lì lo sblocco. A Muzzo. È qualcuno che blocca Muzzo. Cioè, dite è bloccato René, io non so neanche chi è sto René. Se non mettete il link non posso sbloccarlo. Comunque, allora, penso che abbiate capito. Ma la monaca di Monza cosa ha rubato la foto a Don Matteo? Vedo la monaca di Monza con la foto di Don Matteo. Questo qui è sto René. Vediamo un po'. Ah, René Leconte. Sto sbloccando questo René. Chissà se l'ha sbloccato. Ha sbloccato, sbloccato. Abbiamo sbloccato René. Abbiamo sbloccato René. Ma chi è la monaca di Monza che l'ha bloccato? Oh, monaca di Monza, ha messo la cosa lì. Bene, quindi questo è quello che volevo dire. Quindi spero che Rossella sia chiaro. Quindi il maschio tradito dalla mamma, e come non ho parlato? Il maschio tradito dalla mamma, tradito da una donna, da una donna, quindi tenderà a tradire le donne istituzionali ed essere tradito da donne trasgressive. Quindi si sposerà con una che riempirà di corna e si innamorerà di una che lo renderà cornuto. Questo è quello che gli succederà se non riesce a sbloccare questa situazione. È abbastanza chiaro, no? Perché il tradimento si dà e si prende. Ma la monaca di Monza e Don Matteo non sta fuori. No, beh, Don Matteo è un po' più grande. Quindi è abbastanza chiaro, no? Questo l'ho detto alla persona che ha fatto la domanda, che non mi ricordo più chi sia, comunque.
Mentre invece la stessa cosa accadrà a una donna che è stata tradita dal padre. È carnevale, già, la Monaca di Monza è carnevale, sì, però Don Matteo è un po' diverso. Don Matteo è un po' diverso. Bene, ma è già sbloccato, René è già sbloccato, l'ho sbloccato prima, mi ha già mandato Silvia Sicily. Io ho subito un doppio tradimento in quanto sono stata messa da parte per il fratello maschio. Ma non puoi aver subito, Terry, non puoi aver subito un doppio tradimento, perché un genitore non ti può tradire. Se sta messa da parte, ma un genitore era già il genitore cattivo, quindi è normale che il genitore cattivo ti tradisca. Quindi non puoi aver subito il tradimento da parte del genitore conflittuale cattivo. Il cattivo non ti può tradire, anche se ti mette da parte che non ti guarda, ma è già quello cattivo, è il nemico. Il nemico non può tradire. Come fa il nemico a tradire? Il nemico non ti può tradire, un genitore cattivo non ti può tradire. Sei già cattivo, se tu sei in guerra con qualcuno, e uno dei due, chi è il cattivo non lo so, uno dei due, noi tutti abbiamo un genitore cattivo ce l'abbiamo tutti. Lo scegliamo sulla base di tanti fattori, ma scegliamo un genitore cattivo, un genitore buono. Quindi è quello buono che eventualmente ti può tradire. Sì, ma non è un doppio. Se tu sei stata messa da parte, avrei vissuto un tradimento da parte di uno, da quello che ritenevi il genitore affidabile, da quello che ritenevi il genitore buono. Quello lì ti può tradire, l'altro no. Ma se un nemico ti aveva fatto male qualcosa, ma tu lo percepisci come nemico, quindi e lì c'è la rabbia, c'è il rancore, non c'è la diffidenza. Non puoi essere diffidente verso un nemico. Allora, il nemico, il genitore conflittuale, quello cattivo, quello che tu reputi cattivo, è tuo nemico da sempre. Beh, se temi il tradimento maschile, se temi e non temi che le donne ti possano fregare gli uomini, e se tu temi il tradimento maschile e tradisci i maschi, il genitore buono era tuo padre, il tradimento l'hai vissuto a parte di tuo padre, se tu sei donna. Se tu temi il tradimento maschile e non temi il tradimento femminile, nel senso una donna che ti freghi l'uomo, non temi quello, ma credi che sia l'uomo a fregarti, che sia l'uomo, cioè, ecco, questa, la differenza è quella, tu dici, ma tanto un uomo mi tradisce sempre con una donna, però tu dai la colpa all'uomo, cioè se il tuo compagno, per dire, va con una donna, tu tendi a dare la colpa a lui che ti tradisce, non se va con la tua amica e la tua amica che ti ha tradito a te. Non so se mi sono spiegato. La cosa avviene esattamente allo stesso modo. Un uomo va con una donna, metti il tuo compagno va con la tua amica e ti tradisce con la tua amica. Se tu hai percepito il padre come traditore, sarà il tuo compagno che ti tradisce e non è colpa della tua amica. Se invece tu hai attribuito il tradimento a parte di tua madre, la colpa è della tua amica che ha sedotto il tuo compagno, che lui sarebbe stato un compagno a posto, ma la tua amica è talmente seduttiva, ha fatto pure i corsi di seduzione apposta per tradire, per circuire il tuo compagno che è un povero deficiente, che non capisce niente, che si fa abbindolare, perché sarebbe il genitore buono che viene tradito dal genitore cattivo. Penso che sia chiaro, no? Ma sono stato chiaro o no? Perché se capisce Don Matteo non capiscono tutti, però sono stato chiaro o no? Avete capito tutti o no? Se tu percepisci il tuo uomo come lui il traditore, allora, e non percepisci come traditrice la donna con cui va, allora il tradimento, 99% l'hai vissuto da parte della figura paterna. No, vuol dire che non sono stato chiaro? Beh, ditemi cos'è che non è chiaro, perché non so, bisogna vedere se capisce Don Matteo, hai capito?
Esatto, quando sei tradito, intanto tu avrai diffidenza verso un sesso, no? Cioè, già dalla diffidenza lo capisci, se tu sei diffidente verso i maschi, Don Matteo, temi che i maschi possano insidiarti la tua donna e fottertela, fondamentalmente. Cioè, questo vuol dire essere diffidente verso i maschi. Quindi vuol dire che il tradimento l'hai vissuto da parte del padre. Diffidente verso il maschio vuol dire che hai paura, no? Che un maschio possa entrare, prendere la tua donna e fottertela, insomma, in qualche modo. Se invece sei diffidente verso le donne, temi che sia la tua donna che possa tradirti. No, uno o l'altro lo sei, Don Matteo, tu non sei un genitoriale, tu sei sicuramente una struttura egocentrica, perché non tutti vivono il tradimento, soltanto le figure egocentriche, però Don Matteo sono sicuro che è una figura egocentrica, sono sicuro al 100%, quindi Don Matteo, uno dei due lo patisci, uno dei due lo patisci. Don Matteo è una figura genitoriale, bah. Dai, Don Matteo, dobbiamo vederci che vediamo se Don Matteo è una figura genitoriale. Io, da quanto ricordo, secondo me, sei troppo... Le figure genitoriali sono molto più marcate come caratteristiche. Tu sei difficilmente una figura genitoriale. Comunque, bisognerebbe vedere. Chi ha bloccato René non sappiamo. Comunque, bene. Oh, Melissa Martinez, guarda qua, ogni tanto ricompare Melissa Martinez. Ciao Melissa, Melissa Martinez. Io non mi ricordo mai se è Melissa Martinez, ogni tanto vedo le foto su Instagram. Ogni tanto vedo le foto su Instagram. È possibile? Tu sei su Instagram, no Melissa? Vediamo un po'. Eh sì, Melissa Martinez. Official. Sapete, Melissa Martinez è una grande fotomodella. Dov'è Melissa? Ma Melissa Martinez, dove è sparita Melissa Martinez? Con un sacco di follower su Instagram. Eccola lì. Sono ancora viva. Però Melissa Martinez Official, perché non fai un'intervista via, non facciamo un'intervista via Skype, Melissa? Dove è finita Melissa Martinez? Perché non facciamo un'intervista via Skype, Melissa? Dai, facciamo un'intervista via Skype, Melissa. Cosa doppia? Mandami un messaggio su WhatsApp. Mandami un messaggio su WhatsApp. Vabbè, fare Skype non ci va niente. Sì, sì, Melissa Martinez è una super gnocca. Ma tu hai fatto qualcosa con la diva anche, Melissa? Hai fatto qualche cosa con la diva? Hai fatto qualcosa con la diva, Melissa? Ah, esatto, hai partecipato al suo video musicale. Ecco, ecco, mi ricordo. Sì, 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 infatti, mi ricordo. Esatto, esatto. Ma l'ultimo video musicale che ha fatto, vero? L'ultimo video musicale che ha fatto. Ah, ok, ok. Senti, mandami un messaggio e ci mettiamo d'accordo e facciamo un'intervista via Skype, Melissa.
Comunque, Don Matteo, se vuoi rifarti gli occhi, vatti a cercare Melissa Martinez. Vatti a ricercare Matteo, se vuoi farti gli occhi, Melissa Martinez su Instagram, andate tutti. È veramente una bella ragazza. Comunque, dai, facciamo questa intervista e così siamo a posto. E salutami la diva, che è un po' che non la, se la senti, salutamela, un po' che Ho visto che ha fatto dei video con, come si chiama lì, sta ragazza delle bambole lì. Vedi che tutti andiamo a vedere. È Follettina, Follettina. Già, già, ho visto, eccola lì. Wonder. Follettina Creation. Poi dobbiamo fare anche noi, Wonder Robbie, la seconda parte dell'intervista, Wonder, adesso che ci abbiamo queste cose. Comunque, niente, quindi ritornando al discorso precedente, quindi noi abbiamo queste possibilità, no? Per eliminare l'imprinting, dobbiamo fare delle cose per eliminare l'imprinting. Le cose che dobbiamo fare per eliminare l'imprinting, quali sono? Sono due. O andiamo, ripeto, a risbloccare la situazione, o andiamo a risbloccare la situazione completamente, o andiamo a risbloccare la situazione attraverso, diciamo, una foto di un genitore, oppure il genitore stesso, oppure attraverso un atto comportamentale, inserendo la fiducia in una relazione a cui vogliamo dare fiducia. E queste sono le cose che dobbiamo imparare a fare fondamentalmente, perché comunque avremo la possibilità di sublimare il tradimento, fondamentalmente, di superare il tradimento. Bene, non so se c'è ancora Rossella Rossella, comunque un saluto a tutti. Vi ricordo però gli appuntamenti. Domani a Torino, 1° marzo a Torino, poi abbiamo Milano 3 marzo, cioè domenica 3 marzo, questa domenica qua, full immersion dalle 9 alle 30 alle 19, poi Roma il 5 maggio 9:30 19, per tutti il riferimento è 333 15 11 703. Bene, un saluto a tutti e quindi Don Matteo 333 15 11 703. Un saluto a Melissa, la monaca di Monza, Gino, vediamo un po' chi c'è, Mary, Wonder, sono dimagrito? No, no, la bilancia non lo dice. Lady Elvira, un saluto a tutti e ci vediamo. Ok, Melissa, Wonder Roby, Roberta Farina, Raffa, ci vediamo domani, non so perché vado a Torino, non so se riesco a fare, però lo faremo, lo faremo. Grande Wonder, ciao a tutti, buonanotte a tutti, ciao a tutti.